Salve a tutti e bentornati su Italy Rocks, il mio canale YouTube che tratta di tutto ciò che rende l'Italia lo straordinario paese che tutti noi conosciamo e amiamo. Se siete nuovi su questo canale, io sono Giulio Amadei Coles, il vostro Italian Language Coach, e vi do il mio benvenuto. Oggi vi presento il secondo episodio della serie By Request, in cui risponderò a una specifica richiesta di chiarimenti e approfondimenti relativi ad uno degli argomenti trattati nei video postati sul canale. Il tema di oggi è uno dei miei favoriti. Volete sapere qual è? Benissimo, subito dopo la sigla. La seconda richiesta è stata proposta da Riba Normail, che ha guardato il video sui verbi parasintetici e mi chiede di approfondire l'argomento dando qualche esempio in più. Grazie Riba per aver guardato il video e per aver suggerito questo argomento. Questa richiesta è per me un invito a nozze. Sì, perché io considero i verbi parasintetici non solo un argomento interessantissimo, ma un tema fondamentale per cominciare a capire l'origine di tutta una classe di verbi. Non solo, ho la possibilità di farvi toccare con mano uno dei meccanismi di costruzione di parole della lingua italiana. Vediamo molto brevemente come si costruiscono i verbi parasintetici. Abbiamo bisogno di tre parti. Un prefisso che specifica l'azione descritta dal verbo, un sostantivo oppure un aggettivo che indica l'oggetto dell'azione stessa, il suffisso che definisce a quale coniugazione verbale il verbo parasintetico finale appartiene. Vi sembra difficile? No, vero? Vi dico di più. È così semplice che voi stessi potrete costruire questi verbi partendo da sostantivi e aggettivi che conoscete già. Prima di tuffarmi negli esempi, voglio mettere in chiaro alcuni punti fermi. Primo punto chiave: il suffisso. Quello che dovete ricordare è che tutti i verbi parasintetici appartengono solamente a due coniugazioni. I verbi parasintetici in are, che appartengono alla prima coniugazione, e i verbi parasintetici in ire, che appartengono alla terza coniugazione. Non ne esistono altri. Il secondo punto chiave riguarda il sostantivo o aggettivo. Ricordatevi di eliminare la vocale finale della parola che volete usare per formare il verbo. Dimenticarsi di questo secondo passo è causa di frustrazione da parte di molti studenti, ma credetemi quando vi dico che è più che altro una questione di abitudine. Ci farete il callo? Il terzo punto chiave risponde alla domanda: il prefisso. Come si sceglie? Dunque, la risposta più semplice è la seguente: dipende dall'azione che volete descrivere. Sì, perché, come vi ho già accennato, tutti i verbi parasintetici descrivono un'azione che può essere sia reale che simbolica, metaforica. Costruiamo insieme i primi tre verbi in modo che vi farò vedere il criterio che ho usato nella scelta del prefisso. Primo esempio. Prefisso a, sostantivo latte, suffisso are, verbo parasintetico allattare, che descrive l'azione di dare del latte ad un bimbo. Non importa da dove viene il nutrimento, potrebbe essere un allattamento al seno, un esempio: Luisa allatta Giacomino. Oppure si può trattare di un allattamento artificiale
usando un biberon. Un esempio: Luigi dà il biberon a Giacomino. Nel secondo esempio userò un aggettivo. Vediamolo. Prefisso a, aggettivo bello, desinenza ire, verbo parasintetico abbellire. Questo descrive l'azione di dare bellezza, rendere attraente, cioè bella, una cosa oppure una persona. Per esempio, Licia, sei la persona giusta per abbellire la nostra casa? Molto probabilmente Licia è un'esperta decoratrice d'interni. Per il terzo esempio userò un altro sostantivo. Prefisso a, sostantivo lago, desinenza are, verbo parasintetico allagare. Anche in questo caso il verbo descrive l'azione, molto spesso involontaria, di coprire un'area con dell'acqua per farla diventare esattamente come si presenta a tutti noi un lago, cioè piena d'acqua. Ecco pronta una frase per voi. Le piogge incessanti hanno allagato la città. Mettiamo insieme altri due verbi parasintetici, ma usiamo un prefisso differente. Prefisso in, sostantivo sabbia, suffisso are, verbo parasintetico insabbiare, che descrive l'azione di coprire qualcosa o qualcuno con della sabbia. Per esempio, Carletto, sei tutto insabbiato, vai a lavarti. Esiste anche un significato figurato di questo verbo. Infatti, insabbiare rappresenta l'azione volontaria di fare in modo che si blocchino attività, trattative oppure inchieste giudiziarie, molto spesso sotto pressioni politiche. Un esempio: Walter, che t'avevo detto? Hanno insabbiato le indagini. Secondo esempio: prefisso in, sostantivo colpa, suffisso are, verbo parasintetico incolpare. Questo verbo, che descrive l'azione di attribuire, di dare la responsabilità diretta oppure indiretta di un certo fatto o azione, è molto usato. Per esempio, incolpare qualcuno di omicidio vuole dire dare la colpa dell'uccisione di una persona ad un aggressore. Filippo è incolpato di omicidio. Ora vi voglio dare un esempio di come un prefisso differente sia in grado di formare il verbo parasintetico con significato contrario a quello di incolpare. Prefisso dis, sostantivo colpa, suffisso are. Il verbo parasintetico è discolpare, che descrive l'azione di difendersi da un'accusa dimostrando, per esempio, che l'accusa stessa è incredibile, impossibile, irrazionale. Un esempio: la madre è riuscita a discolpare il proprio figlio. Quindi il prefisso dis ha valore sottrattivo, privativo. Questo non dovrebbe essere una novità per voi se avete visto il mio video della serie Ritocchi cosmetici dedicato ai prefissi privativi. Se non l'avete ancora guardato, fatelo al più presto. Potrete così aggiungere un'arma in più al vostro arsenale linguistico. Ed ecco per voi gli ultimi due verbi parasintetici per il video di oggi. Prefisso tra, sostantivo vaso, suffisso are, verbo parasintetico travasare. Questo verbo parasintetico descrive l'azione di trasferimento, passaggio. Per esempio, serve a descrivere il trasferimento di un liquido da un contenitore ad un altro. È semplice capire perché si usa il sostantivo vaso, dal momento che fino a qualche decennio fa tutti i liquidi si sono sempre conservati e trasportati in vasi. Una frase esempio:
Saro, muoviti, dai, dobbiamo travasare l'olio dal frantoio. L'ultimo verbo parasintetico che costruiamo insieme è trasformare. Prefisso tras, suffisso are. Questo verbo parasintetico può essere usato per descrivere una trasformazione esterna fisica e si può applicare tanto a una persona che a una cosa. Vediamo una frase esempio che riguarda una cosa, la neve. La primavera trasforma la neve in acqua. Quando lo stesso verbo parasintetico si usa per descrivere il cambiamento di una persona, si può avere un senso letterale, come per esempio nella frase «Tiani, la dieta ti ha trasformata, bravissima!» oppure un senso figurato, metaforico, quando per esempio il cambiamento nella persona è di carattere psicologico, spirituale. Per esempio, Giorgio, il carcere ti ha trasformato profondamente. Adesso ho una domandina facile per voi. Sapreste individuare il sostantivo che ha generato trasformare? Vi do un aiutino. Il sostantivo deve avere come prima lettera la F di Firenze, perché il prefisso è tras, che termina con la S di Salerno. Scrivete nella sezione commenti le vostre risposte. Sono curioso. Avete notato qualcosa di interessante? 3 verbi parasintetici che abbiamo costruito insieme hanno una caratteristica in comune. Nei verbi allattare e allagare c'è una doppia consonante L che non appartiene né al latte né al lago, i sostantivi di partenza. Stesso discorso vale per il verbo abbellire, dove è apparsa una seconda B di cui non c'è traccia in bello. Questo fenomeno prende il nome di raddoppiamento fonosintattico. Mi pare di sentirvi dire: ma Giulio, perché ci parli di un argomento che francamente a noi pare di nicchia? Avete ragione, ma l'unico motivo per il quale vi parlo di questo fenomeno è che il raddoppiamento fonosintattico è parte integrante della lingua italiana parlata. Se voi state lavorando, come credo e spero, al raggiungimento di una certa padronanza della lingua italiana parlata, è di fondamentale importanza per voi essere in grado di capire gli italiani quando vi parlano. Credetemi, non è solamente una questione di quante parole italiane conoscete e neppure di come, dove e quando usare le parole. Quello che voglio dire è che sapere perfettamente la grammatica italiana purtroppo vi sarà di pochissimo aiuto nella comunicazione verbale. Il mio suggerimento è il seguente: dovete allenare il vostro orecchio a capire la lingua italiana parlata, che sentirete dagli italiani in Italia, e soprattutto essere in grado di riconoscere il raddoppiamento fonosintattico, che è letteralmente dappertutto. Ora mi pare di sentirvi chiedere: ma Giulio, come facciamo noi a sapere se un verbo parasintetico ha quello che hai chiamato raddoppiamento fonosintattico? La risposta è semplicissima. Fatevi aiutare dal dizionario. Infatti là troverete l'ortografia del verbo che avete costruito. Non mi stancherò mai di ripetervi che il dizionario deve diventare il vostro migliore amico. Trattatelo bene, andate a trovarlo spessissimo. Ci tiene? Bene, è tutto per questo video. Se il video vi è piaciuto, allora pollicione su e cliccate subscribe e la campanella per le notifiche di nuovi video. E ricordatevi sempre, it's my job to make your Italian sound terrific. Ciao, a presto!